Cari amici elettrificati e non, oggi vi parlo, e vi mostro, come mi sono organizzato per affrontare, l'ormai prossimo, viaggio familiare estivo. 4.000 km, ovviamente in elettrico. In questo primo video analizzeremo il viaggio di andata, realizzerò poi un secondo video, dove andremo a vedere la pianificazione del viaggio di ritorno. A conclusione del viaggio, invece, realizzerò un nuovo video in modo da condividere con voi questa esperienza e verificare quanto ci siamo allontanati dalla pianificazione. Bando alle ciance, partiamo. Partiamo con un po' di numeri in modo da contestualizzare ciò che vedremo a breve. Nella colonna di sinistra ho riportato i dati della vettura che sarà utilizzata per questo viaggio. Si tratta della Peugeot E 2008. Questa ha una batteria nominale da 50 kWh, ma sappiamo che in realtà quelli usabili sono circa 46. L'autonomia dichiarata dalla casa, in ciclo WLTP, è di 320 km. Per la ricarica alla colonnina abbiamo 7,4 kW di potenza massima in corrente alternata e 100 kW di potenza massima in corrente continua. Alla presa domestica, invece, abbiamo un 2080 coperto in circa 12 ore. Rimanendo sulle tempistiche di ricarica, abbiamo rispettivamente per le potenze da 7,4, 50 e 100 tempi di ricarica per 2080 di 4 ore, 30 minuti e 16 minuti. Passiamo ora alle tappe previste lungo il viaggio. Si partirà da Milano, e la prima fermata sarà in Toscana ad un bed and breakfast. Al mattino si riparte e si punta dritto verso casa dei miei, in provincia di Salerno. Sarà poi la volta di Messina, passando per l'imbarco di Villa San Giovanni. Faremo poi Cefalù, Palermo, Erice e termineremo il viaggio di andata con Agrigento. L'icona dei lettini, a fianco alle tappe, vuol dire che ci sarà anche un pernottamento. In questa slide parliamo degli strumenti utilizzati, sia a casa per pianificare, sia quelli che userò durante il viaggio. Per quanto riguarda la pianificazione, a mio avviso, A Better Route Planner vince a mani basse. Per chi non lo conoscesse ancora, è un'app disponibile sia online, che per smartphone, e permette di effettuare pianificazioni di viaggi, indicandovi eventuali soste, tempi di ricarica, ed altri dati interessanti. Se l'auto è riportata nel loro elenco, basta aggiungerla e giocare con le impostazioni desiderate. Io, ad esempio, gli ho chiesto, per questo viaggio, di farmi arrivare sia alla colonnina, sia alla destinazione finale, con una carica residua di almeno 20%. Questo perché in Sicilia non è così facile spostarsi in elettrico, e voglio quindi avere un'autonomia utile per mettere in atto un eventuale piano B, se ad esempio la colonnina dovesse essere occupata, o fuori uso. Durante gli spostamenti, invece, utilizzerò una serie di altre applicazioni che ho qui riportato. Partiamo dall'app My Peugeot. La utilizzerò principalmente per gestire climatizzatore a distanza, verificare la carica, ed impostare eventualmente la ricarica programmata. Passiamo poi all'app Tronity. Questa è a pagamento, con canone mensile, e permette di collegarsi ai server di Peugeot, in modo da ricevere tutta una serie di dati sulla vettura, che poi analizza, ed espone in maniera chiara all'utente mediante una dashboard. La terza app che ho indicato, è ancora una volta A Better Route Planner. Oltre che per la pianificazione a tavolino, la userò anche in viaggio, mentre sono alla guida. Ho acquistato la versione a pagamento che mi permette, tramite Tronity, di ricevere dati in tempo reale, come lo stato della batteria, posizione dell'auto, eccetera. In questo modo vado a migliorare, ulteriormente, quelle che sono già le ottime prestazioni della sua pianificazione. La userò, quindi, come navigatore, lasciandomi indicare soste, o eventuali deviazioni da fare in base ai dati in tempo reale che saranno letti dall'auto e quelli relativi al traffico. Heavyway, Next Charge e Open Charge, le userò principalmente per verificare la presenza di colonnine in zona, e per attivare, eventualmente, colonnine che non riesco ad attivare con la tessera NLX, o portachiavi Heavyway. Need to Charge, ve l'avevo presentata in un post su Instagram, è un'app molto interessante, basta registrarsi con la propria targa, e quando arrivate ad una colonnina, ma questa è occupata da un'auto già carica, o se siete in emergenza, potrete contattare il proprietario inviandogli un messaggino una volta inserita la sua targa nell'app. Fantastico! Juice Pass sarà l'app di supporto alla tessere di NLX, che preferisco utilizzare in quanto non devo per forza avere telefono o connessione. Ionity sarà usata per attivare le omonime colonnine ultrafast, casomai non dovessi riuscire con tessera NLX. Passando ai supporti fisici, invece, ho scelto di affidarmi alla tessera di NLX, e al simpatico portachiavi di Heavyway. Questi saranno i principali strumenti con cui attiverò le colonnine per la ricarica.
Infine, per abbattere parzialmente i costi delle tante ricariche che dovrò effettuare, ho sottoscritto l'abbonamento di Enel X Flat Large. Prevede di avere, in un mese dall'attivazione, 145 kWh al prezzo di 45 euro. Si rinnova il giorno in cui è stata sottoscritta. Sfruttando questo, ho sottoscritto il 2 luglio, ma userò il credito nel viaggio di andata che si terrà a partire dal 30 luglio. Al prossimo rinnovo, il 2 agosto, sarà sfruttata per le ricariche sul suolo siciliano. Esaurito il credito, la disattiverò in quanto non mi occorre il terzo rinnovo, sarò già tornato a casa a Milano. La prima tappa che andremo ad affrontare sarà Milano, Monte San Savino, Toscana. Partiremo da casa con una carica del 100%, arriveremo invece, da pianificazione, con il 20% di batteria. Consumeremo circa 80 kWh per affrontare 386 km. Passando alle ricariche, abbiamo fondamentalmente, quella che effettuerò in corrente alternata, prima della partenza. Lungo il viaggio, invece, dovrò fermarmi alla nuova colonnina in autostrada, a Secchia Ovest. Questa è una colonnina ultra fast di 100 kW. Faremo da 25 a 75 in 21 minuti. La seconda ricarica della giornata è quella a Barberino del Mugello. Potenza, 50 kW. Arriveremo da Previsione, con il 25 di batteria e caricheremo fino al 74%, con durata ricarica di 28 minuti. Al Bed and Breakfast dovremmo poter caricare di notte con la presa domestica, almeno questo è quello che ci ha promesso la proprietaria. Diversamente, dovrò attuare il piano B, ed effettuare una ricarica in più nella seconda tappa. La seconda giornata di viaggio inizia, dopo una buona colazione, con la partenza dal Bed and Breakfast. Chissà se avremo avuto modo di ricaricare di notte alla presa domestica. Ad ogni modo, la direzione sarà quella di Salerno, un paesino della provincia per esattezza, dove fanno delle ottime mozzarelle. Conto di partire con l'80% di batteria, e di arrivare a casa dei miei con un residuo di 22%. Stimiamo di consumare 96 kWh circa, e percorreremo 481 km. La sezione delle ricariche ci dice questo. 13 ore circa di ricarica al Bed and Breakfast prima della partenza per arrivare all'80%. Le ricariche intermedie previste, invece, saranno le seguenti. A Orte, Enel X 50 kW. Da 24 a 72, in mezz'oretta. A Nagni, Enel X 50 kW, 20-81, in 36 minuti. Santa Lucia, Enel X 50 kW, da 36% ad 84% in poco meno di 40 minuti. Questa terza tappa, è la prima che ci porterà sul suolo siciliano. Partiremo dalla Campania con il 100% di batteria, ed arriveremo a Messina, con tanto di imbarco auto, con il 20% di batteria. Avremo un consumo stimato di 81 kWh circa, ed andremo a percorrere 420 km. La partenza con il 100% di batteria, sarà permessa grazie ad una ricarica notturna da presa domestica, lenta ma inarrestabile. Avremo poi 2 ricariche intermedie. Enel X, Lago Negro, 50 kW di potenza, dove porteremo la nostra batteria da 60 a 82%, in 17 minuti. La seconda in programma è sul suolo di Cosenza. Enel X 50 kW, 14 minuti, da 28 a 95%. Messina, sarà il nostro primo giorno di pernottamento in Sicilia. Siamo al Giro di Boa. Boia chi molla. Giorno 4. Destinazione, costa settentrionale. Partiremo da Messina con 100% di batteria, ed arriveremo a Palermo, con il 54%. Consumeremo 47 kWh di batteria e saranno percorsi, a fine giornata, 235 km. La prima tappa della giornata sarà a Cefalù. Rimarremo lì, l'intera giornata, dividendoci tra città e mare in relax. Alla sera partiremo alla volta di Palermo, la nostra destinazione finale della giornata. Sarà il secondo soggiorno in terre siciliane. Al mattino, prima di lasciare Messina, avremo ricaricato l'auto al 100% da colonnina lenta. Faremo un 20-100, in circa 5 ore. Il viaggio continua. Trascorsi i nostri bei 2 giorni nella fantastica Palermo, dopo aver girato per vicoli caratteristici alla ricerca del miglior street food, punteremo il nostro navigatore verso Erice. Il consumo sarà di circa 20 kWh. Prima della partenza, porteremo la batteria al 90%, servendoci della Ultra Fast Ionity. Impiegheremo 27 minuti per un 54,90. I chilometri percorsi saranno 106. Prima di arrivare ad Erice, dove pernotteremo, trascorreremo del tempo nella splendida cornice di Trapani. Ultima tappa del viaggio di andata. Ci trasciniamo nell'incantata valle dei Templi di Agrigento.
Partenza da Erice con 80% di batteria, arrivo a Porto Empedocle, con 24%. 25 kWh di consumo e 164 km di strada. Guardando alle ricariche, avremo solo quella prima della partenza. Da 46% a 80% in 2 ore circa, da colonnina a 7,4 kW. Passiamo al resoconto finale di andata. Se saremo sopravvissuti, avremo viaggiato per 6 giorni. Percorso circa 1800 km. Consumato 350 kWh, circa 7 volte la capienza della batteria dell'auto, e avremo ricaricato ben 14 volte. Seguitemi. Se vi interessa la pianificazione del ritorno, ma soprattutto, dopo la vacanza, scopriremo insieme com'è andata. Ciao!